qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere questa Venere in Capricorno che l'abbiamo fino al 7 dicembre, cosa apporterà alle tue relazioni, alla tua relazione, all'amore, ok? La Venere in Capricorno è una Venere che elimina i fronzoli, è una Venere molto determinata, minuziosa, una Venere concreta, non è una Venere superficiale. È una Venere che si misura nei fatti più che sulle parole, quindi investire in un rapporto se ne vale la pena, investire in relazioni autentiche, appaganti e vedere nel futuro, nel senso fa una programmazione, no? Quindi se investo adesso questa cosa darà tanto nel futuro. E una Venere che taglia i rami secchi anche, laddove non c'è sussistenza emozionale, si tagliano i rami secchi. Quindi invito tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist che sono podcast per praticare appunto la magia pratica su come relazionarsi agli eventi, alle circostanze, alle persone che arrivano per realizzare le tue relazioni di successo in questo caso, ma tutta la tua vita di successo, ok? Allora, detto questo, partiamo subito. Vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli questa Venere in Capricorno fino al 7 dicembre cosa ti apporterà. Vediamo cosa accade nell'amore per te, Venere in Capricorno. Iniziamo a prendere due carte guida. Una, due, allora, partiamo da qui. Venere in Capricorno per Gemelli. 8 di bastoni. Abbiamo energia in movimento, comunicazioni, l'energia fluisce, viaggi, spostamenti d'amore, in relazione. Vediamo un po'. C'è un amore dichiarato, qualcuno si dichiara a te in questa Venere, con questa Venere in Capricorno. C'è una persona che si dichiara, l'energia fluisce nell'amore, qualcosa di sorprendente, ti sorprendono le cose. Bellissima energia di partenza per le mie ragazze e i miei ragazzi. Allora, andiamo a vedere cosa ci raccontano, quale storia ci narrano i tarocchi in merito. Vediamo qual è la storia che la tua anima metterà in scena affinché tu possa sperimentare la concretezza di questa Venere in Capricorno. Vediamo qual è la storia che ci narrerà la tua anima. Quindi cosa accade nell'amore con questa Venere in Capricorno per i miei ragazzi e le mie ragazze del Gemelli. Allora, amore Gemelli. 3 di spade, 3 di bastoni. Diciamo che si apre un nuovo cammino da una situazione difficile, o un tradimento, o una situazione di chiusura con qualcuno, si apre un nuovo cammino. Il 3 di bastoni mi parla dell'apertura di cammino che stavi aspettando. Vediamo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora qua abbiamo il 3 di bastoni, la torre, è successo qualcosa qui, 8 di spade, paggio di bastoni. Diciamo che qua vedo qualcuno che ha mostrato interesse, però qualcun altro si è sentito un po' di agonia mentale. Poi c'è la torre che mi parla di una rottura, di un cambio che è arrivato, di una situazione che è crollata. E poi il 3 di bastoni mi parla dell'apertura di una nuova fase della tua vita. Vediamo di che cosa ci parlano. Energia attuale Gemelli, amore. 2 di bastoni. Io qua ti vedo serena tendenzialmente, o sereno, col 2 di bastoni è sempre un'apertura di cammino un po' come il 3 di bastoni, cercando di vagliare quali sono le strategie giuste nella tua vita, quali strada devi prendere, in più ambiti, non solo nell'amore. C'è una scelta da fare in amore probabilmente e ti vedo pensare che strategia usare con qualcuno, che scelta fare, ti vedo pensare, stai pensando a qualcuno, stai osservando qualcuno a distanza. Vediamo cosa ci porta al positivo la Venere in Capricorno.
9 di spade al positivo. Sappiamo che i gemelli, come tutti i segni d'aria, anche l'acquario, la bilancia, sovranalizzano molto le cose. Qua c'è un po' di mentale che poteva darti o può darti delle preoccupazioni rispetto a una connessione o rispetto a qualcuno. Forse qualcuno a distanza e questo ti dà preoccupazione? O devi prendere una scelta, fare una scelta con qualcuno, questo ti dà preoccupazione, però preoccupazione, un po' di ansia, un po' di mal di testa, però questo 9 di spade è al positivo, ciò vuol dire che le preoccupazioni andranno a scemare, cioè non ci saranno più. Vediamo qual è il blocco. L'imperatrice. L'imperatrice mi dice, mi parla del fatto che probabilmente con qualcuno non ti sei sentita, non ti stai sentendo al massimo come tu vorresti. Non ti senti che qualcuno ti dà valore come meriti e quindi stai pensando che scelta fare o qualcuno non ti ha preso col giusto valore. Non ti senti soddisfatta o soddisfatto completamente. Vediamo, passato, il giudizio, il sole. Qua vedo una bellissima energia con qualcuno o con gli amici. Qua vedo bellissima energia a livello emozionale e relazionale con i tuoi amici più stretti, con gli amici o hai conosciuto nuove persone, ti sei aperta o aperto al nuovo. Il giudizio mi dice, mi parla del rendersi conto, no? Le decisioni prese in merito a come voglio stare io in relazione. Ti sei aperta al nuovo qua, nuove possibilità o vedo che con una persona c'è una buona intesa, forse una persona a distanza o comunque c'è una buona intesa, però ti vedo attendere e riflettere perché non sei completamente soddisfatta o soddisfatto. Vediamo cosa ti porta questa Venere in Capricorno, Gemelli. Cavaliere di bastoni, 6 di coppe, il carro, wow! Ce lo dicevano anche qua. Allora, vedo un cambio improvviso, Cavaliere di bastoni, che mi parla di una persona che arriva all'improvviso, un cambio inaspettato, una cosa impulsiva, no? Che il 6 di coppe mi parla di una persona che già conosci. Una persona che già conosci, che può stare a distanza e può fare anche una sorpresa. O non sta a distanza, ma comunque il carro mi parla dell'avanzamento, del successo, di questa riconciliazione, di questo rapporto che stavi aspettando. E magari in un rapporto non ti sentivi completamente amata o amato come tu volevi, completamente felice, non ti ha dato il giusto valore una persona. Io qua vedo che c'è una riappacificazione e l'avanzamento di questo che tu stavi aspettando. Oppure una persona completamente nuova, assolutamente. Vedo che c'è molta passione e anche un'energia condivisa d'amore bella. Una persona però che hai già conosciuto in altre vite, 6 di coppe. E qua c'è anche il giudizio. Quindi il carro mi parla di un avanzamento con questa persona, del successo, quindi se c'erano delle preoccupazioni, delle ansie rispetto a questa situazione non ci saranno più, ok? Vediamo cosa ci raccontano i mini tarocchi in merito. Forte il segno del leone, dell'acquario, ariete, cancro e toro. Ma al di là del segno è questa l'energia, eh? Io i segni li do siamo a migliaia, ragazze mie, per delle informazioni aggiuntive. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', energia attuale con il 2 di bastoni, amore, gemelli, asso di spade, sì, arrivano comunicazioni, nuovi inizi, 9 di spade al positivo, il matto, assolutamente sì, una nuova tappa dove non ci sono più preoccupazioni o ansie, una nuova tappa nell'amore per te, punto a capo, l'imperatrice al blocco, 7 di bastoni. Alcuni di voi hanno messo dei limiti a qualcuno perché non si sono sentite degne, cioè non vi siete sentite questa persona vi dava il giusto valore. Sì. Vediamo di nuovo l'imperatrice al blocco. 9 di bastoni. Ci sono un po' di resistenze ad aprirsi,
Uno ha messo dei limiti, un altro resistenze, quindi questo ha determinato che tu non fossi completamente contenta o contento, o nel passato o nel presente stai vivendo questo, però quali cose cambiano? Vediamo il sole, il giudizio, paggio di coppe, 3 di denari. Con una persona qua vedo che avete già fatto dei piani insieme e tu stavi aspettando eventuali riscontri, insomma. Però vedo che c'è una bella energia con qualcuno già nel recente passato. Forse non ti sei sentita completamente soddisfatta perché davanti a un paggio c'è l'imperatrice al blocco, no? Ma una persona un po' più immatura emozionalmente rispetto a te, non lo so. Però c'era stata la possibilità di fare dei piani qua, già. Ok, vediamo un po' per alcuni di voi, per altri invece vi siete date molto ai vostri amici, alle persone che amate, al vostro lavoro, meditando su chi scegliere o come approcciarsi all'amore, meditando su una nuova tappa o ai vostri figli vi siete dati. Vediamo questo cavaliere di bastoni nel futuro. 8 di spade. Arriva all'improvviso questa persona, vi vedo un po' della serie, che faccio adesso? 6 di coppe, vediamo. 6 di denari, vedo una bellissima intesa con qualcuno qua. E il venirsi incontro vicendevolmente, condividersi, darsi, vedo incontri in cui ci si dà, bellissima energia. Anche riparare. Vediamo il carro. Il 2 di spade. Guarda, c'è un avanzamento con questa persona, ma sono un po' di dubbi mentali tuoi, un po' questa persona pigia sull'acceleratore, però ti posso vedere un po' così, capito? Però ti dico, le preoccupazioni spariranno, alla fine ti lancerai qua, un'altra sul carro. E il diavolo, c'è una persona a cui piaci tantissimo, che non può lasciarti andare assolutamente. E la Venere in Capricorno proprio che dice a questa persona con te voglio stare, con te voglio investire emozionalmente, emotivamente e non si fermerà davanti ai tuoi dubbi, eh? Forte questa stesa, ragazzi e ragazzi. Forte il segno anche del Capricorno qua. Vediamo l'ultima carta dei Rider White cosa ci dice. E c'è il 2 di coppe alla fine. Alla fine qua c'è un amore condiviso bellissimo, al di là di ogni tua aspettativa proprio. C'è un 2 di coppe bellissimo, ti condividerai con qualcuno qua, bellissimo. Wow. Vediamo adesso con i miei oracoli, lui lei che non lasciano spazio proprio al dubbio, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona che insiste? Lotterò per te, non a caso insiste, lotterò per te l'avevo appena detto. Lotterò per te, infatti. Un'altra. L'amore è follia. L'amore è follia. Questa persona è pazza di te. Ti dice l'amore è follia, non è razionale. Cos'altro? Sei la mia vita, ragazze mie e ragazzi. Alla fine sì, è un sì. Wow. Vediamo cosa ti dice adesso quest'altro oracolo. Gemelli. Giocosità, sì, vi vedo intendervi. Qua ci sono dei bambini, anche qua gli angeli bambini, no? Vedo molto gioco, molto divertimento, molta ilarità. Che ti ho detto qua, relazioni delle vite passate, vi siete già conosciuti in passato, sia in questa vita sia in un'altra vita. E infatti, luna di miele, vedo proprio che ci saranno dei momenti goderecci l'uno con l'altra. Ok, vediamo cosa ti dice quest'altra carta dell'oracolo delle porte. La porta d'inverno, e infatti stiamo per entrare nella tappa dell'inverno e come ci insegna la Venere in Capricorno con questa carta mi dice che l'investimento adesso minuziosamente porterà a grandi risultati quando la neve si scioglierà, cioè vedrai i germogli di questo investimento quando la neve si scioglierà. È proprio un arco temporale e mi dice che adesso arriva questo grande amore per te nell'arco della porta dell'inverno, quindi con questa Venere in Capricorno entro il 7 dicembre ehm,
entro il 7 dicembre la Venere in Capricorno, mi dice che incontri questa persona o rincontri questa persona con la quale si instaura questo rapporto. E la porta d'inverno sono di quelle relazioni basate essenzialmente prima su un'affinità, no? Anche intellettuale, intellettiva, su cui però ci si può investire. Cosa viene dopo? Wow! Questo è un grande amore, la porta del paradiso. La porta del paradiso è la migliore carta del mazzo. Tu non vedi ancora quello che vai a seminare con questa relazione, ma lo vedrai quando la neve si scioglierà, quello che hai seminato. Wow, bellissimo, bellissimo. Molto emozionante sta carta, con tutto quello che abbiamo letto. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta di questi oracoli. In viaggio, un viaggio renderà speciale la tua vita. È possibile che questa persona viaggi verso di te o farete un viaggio insieme o un viaggio renderà speciale la tua vita. Qualcosa di meraviglioso può accadere per te con questa Venere in Capricorno. Sì, quasi che ti lascerà a bocca aperta. Questa è la stessa della bocca aperta, rimango a bocca aperta. Wow, bellissima, stavo ancora contemplando le carte, bello bello veramente. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!